Bene, ben ritrovati e ben ritrovate a tutti io mi chiamo Roberto Fuccaro e mi occupo di educational trading e investing in Fineco. Oggi, come potete vedere dal titolo del corso, andremo a vedere uno sguardo ai mercati e daremo un po' quella che è la panoramica di quello che sta succedendo sui mercati finanziari. Con quello di oggi si conclude anche, diciamo, la prima parte dell'anno 2023 di questo ciclo di webinar che abbiamo fatto. Quindi, se ci avete seguito in tanti, spero che questi webinar siano stati di grosso aiuto per tutti voi e per chi fosse invece la prima volta che ci sente, che ci vede, vi ricordo poi che a settembre ce ne saranno tanti altri ancora, con qualche piccola novità. Ad esempio, vi inizio già a spoilerare che uno sguardo ai mercati ritornerà ad essere un webinar settimanale, quindi faremo questo appuntamento settimanalmente. Andremo quindi a vedere oggi quello che sta succedendo, sta succedendo sui mercati finanziari. Andremo a vedere con l'ausilio dell'analisi fondamentale cosa aspettarci nella settimana di oggi. Cercheremo di dare anche uno sguardo un po' più a là, visto che ci prepariamo alle vacanze estive, per cercare di vedere appunto come rientrare a settembre. Quindi vi ricordo per ultima cosa che avete una chat a disposizione che potete utilizzare per scrivermi commenti, per fare domande durante il webinar di oggi e questa chat quindi la potete utilizzare in questo modo. Vedo che già qualcuno mi sta scrivendo. Tolgo quindi subito questa schermata e andiamo a vedere quella che è la notizia di oggi. Prendete appunti perché è una settimana importantissima, quella alla quale ci stiamo approcciando. È una settimana che potrebbe dare il punto di svolta. Uso sempre il condizionale perché i mercati poi ci hanno abituato anche a fare tutt'altro. Andiamo però subito a vedere quella che è la notizia di oggi. La notizia di oggi apre i mercati in maniera negativa. Vedete il nostro FTSE MIB dalla market bar della Fineco X perde lo 0,24%, il DAX leggermente negativo, l'Eurostoxx meno 0,35%. Se andiamo a vedere invece anche quelli che sono i future americani, vediamo che sono in territorio leggermente positivo. Vedete che il Russell 2000 guadagna lo 0,20%, lo Standard & Poor's guadagna lo 0,12%, il Nasdaq si riprende più 0,24% e il Dow Jones sembra continuare con questo guadagno con uno 0,02%. Perché mi voglio focalizzare sulla news di oggi? Perché è un ulteriore argomento, è un ulteriore contenuto che dovrà tenere in considerazione Christine Lagarde durante la sua decisione di politica monetaria. Vi ricordo, se state prendendo appunti, segnatevi in agenda, giovedì ore 14:30 ci sarà la decisione sui tassi di interesse di Christine Lagarde, che poi seguirà come di consueto una sua intervista e quindi conferenza stampa, dove darà un po' di indicazioni su quello che saranno i prossimi passi di politica monetaria. C'è chi dice che continuerà con un aumento dei tassi di interesse, è già assodato che nella prossima, quindi giovedì, aumenterà di altri 0,25 per cento punti i tassi di interesse. C'è chi dice quindi che continuerà ancora ad aumentare i tassi, c'è chi dice invece che con gli ultimi dati sull'inflazione potrà prendersi anche una pausa e dare un po' un tono un po' più da colomba dicendo che in base a quelli che saranno i dati macroeconomici prenderà tutte le varie decisioni. Va bene? E quali sono questi dati macroeconomici?
mi dicono alcuni che non si sentono. Mi confermate che si sente? Ah, ok, perfetto. Ok. Quindi, come vi dicevo, quali sono questi dati macroeconomici? Già oggi sono usciti dei dati macroeconomici molto importanti, come ad esempio le letture preliminari dell'indice PMI di Germania e Francia, quindi tutta quella che è l'attività delle piccole e medie imprese e quella che è l'attività manifatturiera. Attività manifatturiera che per l'Europa guida la stragrande maggioranza dei PIL dei nostri paesi europei, soprattutto quello di Germania e Francia, che sono, diciamo, i due fari europei. Vediamo che cosa dice. È una notizia molto importante perché per quanto riguarda la prima economia dell'Europa, cioè la Germania, recupera di poco l'industria manifatturiera e si placano i servizi. L'indice composito basato sul sondaggio condotto dall'Hamburg Commercial Bank è sceso a 49,3. Allora, vi ricordo che il PMI è un indice che oscilla tra, eh, tra vari valori. Quello diciamo che fa da spartiacque tra espansione, quindi un'espansione economica, quindi una fase di crescita dell'attività manifatturiera e dei servizi, sono tutti quegli indici tutti quei valori che sono al di sopra dei 50. Se invece è in una fase al di sotto dei 50, si è in una fase di contrazione, una contrazione economica, una contrazione più che altro delle attività economiche delle industrie e delle aziende. Quindi, prendendo in considerazione questo punto qua, quindi ricordatevi, se il PMI è al di sopra, quindi ha valori al di sopra di 50, vuol dire che l'attività economica delle industrie, delle aziende è in espansione, quindi vuol dire che ricevono tanti ordini, vuol dire che c'è tanta domanda e quindi producono di più. Dall'altra parte, se sono in discesa, se sono al di sotto di 50, vuol dire che sono in una fase di contrazione. Ok? Quindi, prendendo in considerazione questo punto qua, vediamo come in Germania è sceso a 49,3 dai 50,6. Quindi erano in una fase di equilibrio, non possiamo definirla espansione come è in America che il PMI è intorno ai 53-54 punti. 49,3, un attimo solamente. 50,6, va bene? E quindi di conseguenza c'è già un primo segnale di contrazione. Gli economisti si aspettavano un ingresso dell'indice dell'area che separa l'espansione oltre 50 punti dalla contrazione, ma avevano come approdo 49,8, quindi comunque in un'area di equilibrio, la Germania. Per quanto invece riguarda la Francia, ci troviamo a 46,6 in luglio da 47,2 di giugno. Il consensus si aspettava quindi un miglioramento da 47,7, ma in realtà è sceso a 46,6. Quindi di conseguenza che cosa succede? Succede che riprendo la mia mini lavagna e cerchiamo di fare il punto di quelli che sono gli aspetti macroeconomici che ci sono in questo momento in Europa. In Europa abbiamo visto che è uscita l'indice, il Consumer Price Index, quindi che cosa vuol dire? L'inflazione. E l'inflazione in Europa a maggio, scusate, non a maggio, a giugno, quindi a giugno, e U, è uscita al 5,5%, ok? 5,5% contro il mese di maggio che era intorno al 6, scusate, 6,1%, ok?
Quindi vuol dire che l'inflazione sta calando. Dall'altra parte, vedendo anche quelli che sono i PMI, vediamo che a giugno, metto quello tedesco, è uscito 49,3 contro quello di maggio che era intorno a 50,6 e quindi anche qui troviamo una contrazione. PMI francese invece abbiamo detto 46,6 contro i 47 che era il mese di maggio e anche qui una contrazione. Quindi che cosa ci stanno dicendo i dati macroeconomici? I dati macroeconomici ci stanno dicendo attenzione che l'effetto del rialzo dei tassi di interesse sta dando un effetto all'inflazione. Attenzione perché la CPI core, quindi l'inflazione al netto delle componenti volatili come alimenti ed energetici, è però aumentata ed è 5,5 contro i 5,3. Ok? Quindi ci sta dicendo che i tassi di interesse a livello di inflazione pura stanno facendo il loro effetto, quindi l'inflazione sta calando. Al netto degli energetici e degli alimentari, che è diciamo l'inflazione che viene più vista, quella appiccicosa, come si suol dire, è aumentata del 5,5%, quindi facciamo attenzione. Dall'altra parte, però, ci sono dei segnali che, se vi ricordate, anche sul PIL tedesco c'erano dei segnali che iniziavano a dare una sorta di contrazione, che sono confermati anche dall'attività delle industrie, dall'attività manifatturiera, che sta scendendo. Quindi, che cosa ci possiamo aspettare da Christine Lagarde? Quello che diciamo è stato già detto, cioè che nella prossima riunione, quella di giovedì, aumenterà di 0,25% i suoi tassi di interesse e che poi molto probabilmente continuerà a dare un pochino di segnali in base a quelli che sono i dati macroeconomici, che in questo momento vedono una Europa in leggera contrazione. Va bene? Prima di rispondere alle vostre domande, guardiamo un po' a livello tecnico che cosa ci dicono i mercati. Allora, iniziamo con il nostro FTSE MIB. Vi ricordate che noi eravamo arrivati qua, avevamo dato anche una sorta di target, avevamo visto che sul lungo periodo, su un grafico anche mensile, avevamo visto che c'era questa trend line di lungo periodo, ok? E vediamo che sul giornaliero che cosa ci dice? Il mercato continua a salire. Scusate, tolgo. Ok. Continua a salire, quindi come vedete ci troviamo ad avere una struttura ancora rialzista. Rialzista, vedete il minimo di swing da controllare è questo, perché al di sotto dei 27.500 punti potrebbe cambiare la struttura di medio e breve periodo, però siamo ancora un po' lontani e vedete che sta stazionando tra i 28.000 punti e i 29.000 punti. Quindi c'è stata una reazione effettiva dal break dei massimi precedenti intorno all'area 27.500 punti e adesso sta stazionando intorno all'area 29.000 punti. Quest'area è un'area un po' complicata anche perché ci troviamo davanti tutti gli altri mercati che dopo andremo a vedere che sono in una zona di ipercomprato, quindi sono molto tirati. E ci troviamo anche davanti ad una settimana cruciale dove sia la banca centrale, come abbiamo detto fino ad ora, parlerà e darà indicazioni di quelle che sono le politiche monetarie. Dall'altra parte ci sarà anche
una Fed che parlerà e darà indicazioni di quelle che sono le politiche monetarie. Va bene? E quindi ci dobbiamo aspettare una fase magari di lateralità ancora fino a mercoledì e giovedì e poi molto probabilmente a una fase in cui il mercato potrebbe prendere una direzione. Detto questo, quindi ci segniamo l'area dei 29.000 punti come area psicologica da superare, come area psicologica da guardare. In questa fase di lateralità con una volatilità così piccola, cosa vuol dire volatilità così piccola? Vedete che le oscillazioni sono piccole, ok? Vedete, lo vedete anche dalle variazioni giornaliere in percentuale, che sono meno 0,19, più 0,30, cioè il mercato sta oscillando troppo. Quando ci sono queste oscillazioni piccole, il mio suggerimento è quello di guardare anche su un grafico orario quello che potrebbero essere i livelli intermedi da monitorare, come ad esempio se noi scendiamo sull'orario sul nostro FTSE MIB, vediamo che il livello da monitorare è area 28.500 punti. Vedete che il mercato ha trovato supporto di breve periodo perché ricordiamoci questo è un livello che stiamo individuando in un time frame orario e vedete che qua il mercato è rimbalzato, mercato è rimbalzato, mercato è rimbalzato e quindi trova supporto al momento. Compratori di breve periodo sono tutti focalizzati sull'area 28.500 punti. Qualora dovesse rompere l'area dei 28.500 punti, attenzione all'area poi dei 28.000 punti. Perché? Perché è una soglia, diciamo, psicologica, un numero tondo, quindi più facile da ricordare per tutti gli operatori. Quindi, ripeto, 28.500 area di supporto, 29.000 area di resistenza. Attenzione al break di queste due aree. Ok? Tutto chiaro per quanto riguarda il FTSE MIB? Perfetto. Ok. Passiamo ora al DAX. Allora, per il lungo periodo il discorso cambia in che senso? Scusate, ma... Allora, sì, 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 nel senso che la struttura è sempre rialzista, assolutamente sì, fatemelo concatenare. La struttura rimane ancora rialzista, anzi la rottura dei massimi precedenti ci conferma che il mercato ha rotto anche quelli che erano i punti di swing, cioè i punti di massimo più importanti di lungo periodo, quindi ci conferma essere una struttura ancora rialzista. Va bene? Quindi nel breve periodo, nel brevissimo periodo, attenzione all'area 28.500 che ripeto potrebbe far cambiare la struttura, ma di breve periodo. Di lungo periodo invece la struttura potrebbe cambiare ovviamente sotto l'area dei qui ci troviamo intorno ai 26.500 punti, cioè questo minimo qua. Bene? Ok. Quindi andiamo a vedere invece il DAX. Il DAX rispetto al nostro FTSE MIB che già aveva rotto i massimi storici si è stazionato e sta stazionando sopra, si è stabilizzato al di sopra dei massimi storici,
ma continua da ormai, diciamo, un bel po' di mesi, perché parliamo di aprile 2023, una fase di lateralità. Una fase di lateralità molto ampia. Fatemi fare un po' di pulizia perché vedo che qui togliamo un attimo il Fibonacci. Una fase molto ampia, cioè da aprile 2023 fino ad oggi è in una fase di lateralità, con diversi false breakout, con diverse prese di liquidità, quindi ci prova ad andare ma non ci riesce. Cosa vuol dire? Vuol dire che qua vedete che ci ha provato ad andare qua sopra, non ci è riuscito. Vedete che ha provato ad andarci qua sotto, non ci è riuscito. E poi adesso sta diciamo, lavorando la zona dei 16.194 punti, 16.200 punti. Che cosa vuol dire questa struttura? È una struttura laterale di lungo periodo perché, ripeto, dura dall'aprile 2023, quindi siamo aprile, maggio, giugno e luglio, sono 4 mesi. Di conseguenza, affinché questo mercato inizi ad avere una fase direzionale, ci devono essere la rottura di questi due estremi, ma una rottura settimanale perché stiamo parlando di una struttura di lungo periodo. Infatti, come vedete, qui c'è stata una chiusura giornaliera, ma non è riuscita ad andare sopra. Anche qui una struttura, una rottura di questi massimi, di questi minimi precedenti, ma non è riuscito ad andare sotto. Quindi in questi casi si passa sul settimanale per vedere appunto come è strutturato. Vedete? Anche qui ci ha provato, non ci è riuscito, qui non ci ha provato e ci è riuscito e quindi di conseguenza il mercato sembra essere orientato in una fase laterale. Quindi attenzione perché una fase laterale, ripeto, presuppone una fase direzionale e bisogna vedere se questa fase è una fase di distribuzione, quindi l'ultima fase di un mercato rialzista dove poi le mani forti distribuiscono e fanno scendere il mercato, oppure una fase di riaccumulazione, che è una fase intermedia di un mercato rialzista. Quindi mercato rialzista, mercato che poi riaccumula per poi riandare al di sopra. Chi ce lo dirà? Ce lo dirà il tempo più che altro. Quando il mercato deciderà di rompere uno dei due estremi, sapremo quale direzione prendere. Va bene? Sì, ve lo ridico. 15.500 punti, quindi andiamo anche a segnarci i 15.500 punti. 15.500 punti e poi 16.200 punti. Va bene? Ok? Quindi per quanto riguarda i mercati, noi ci troviamo in una situazione dove andiamo a vedere anche come è strutturato, prendiamo l'indice, proviamo a prendere l'indice del CAC 40, così vediamo anche. Vedete che l'indice del CAC 40 ha fatto una fase di discesa, ora sembra voler andare al di sopra dei 7.400 punti e di conseguenza al di sopra dei 7.400 punti vuol dire una ripresa del mercato rialzista. Ok? Guardate bene come è strutturato il mercato francese. Mercato rialzista, ok? Poi fase di discesa,
con questo piccolo flag ribassista, e adesso è in questa situazione qua, e in questa supply zone, cioè in questa resistenza che potrebbe portare il mercato, se rompe questa zona, a rivedere i massimi storici al di sopra dei 7500 punti. Ok? Questa sembra essere proprio una fase di correzione e poi di ripresa. Ok? Andiamo a vedere in ultimo, e poi rispondo alle vostre domande, quello che è la parte delle obbligazioni. L'obbligazionario europeo, come un po' l'obbligazionario di tutto il mondo, è in una fase di lateralità. Vedete che ormai, nonostante questo ultimo rialzo dei tassi di interesse sia da parte dell'Europa sia da parte dell'America, abbiamo un andamento laterale, quindi i mercati ormai hanno scontato già quelle che sono le politiche monetarie. Staremo a vedere quello che dirà Christine Lagarde e Jerome Powell per vedere dei movimenti su questo mercato. Se e qualora il mercato dovesse iniziare a scontare, ma è molto presto per dirlo, se dovesse iniziare a scontare, quando inizierà a scontare una riduzione dei tassi di interesse, ma ripeto, è molto presto per dirlo, allora ci possiamo aspettare la rottura dell'area dei 117-120 per quanto riguarda il BTP, con una ripresa verso l'alto. Altrimenti, qualora Christine Lagarde dovesse decidere di continuare ad andare oltre oltranza con l'aumento dei tassi di interesse, allora possiamo rivedere il BTP intorno area 110-109. Va bene? Però vedete appunto che dopo questa fase di lunga discesa il mercato adesso si sta stabilizzando. E vediamo anche il Bund. Vediamo anche il Bund, dove bene o male vediamo appunto la stessa identica cosa. Fase di lateralità, vedete anche le medie mobili di medio-lungo periodo come si sono appiattite. Questo ci fa capire appunto che le quotazioni sono in una fase di lateralità e con una volatilità bassa, e possiamo pensare che possano continuare ancora in futuro. Va bene? Quindi, riepilogando, la situazione europea vede da una parte indici macroeconomici che sono usciti e fanno un pochino ben sperare sulla parte delle decisioni della banca centrale su una probabile pausa del rialzi dei tassi di interesse. Dall'altra parte però ci mostrano un'economia che inizia un pochino a scricchiolare, come l'economia tedesca e quella francese. Va bene? Allora, arrivo adesso alle vostre domande, dove Danilo mi chiede: ma se l'economia è in contrazione, come si spiegano i mercati sui massimi? Bisogna attendersi un ritracciamento importante oppure no? Allora, Danilo, bisogna aspettarsi un ritracciamento importante oppure no? È una domanda da $1 milione, dove ormai neanche i migliori analisti riescono a rispondere. Io guardo i mercati ogni giorno, ogni settimana, e posso garantire che saranno un paio di settimane che vedo analisti che dicono che il mercato deve scendere. Il mercato deve scendere, ma il mercato fa tutt'altro. Quindi è una domanda al $1 milione. Quello che bisogna fare in questi casi è quello di guardare quello che ci dice il mercato, senza tanto influenzarci da quelle che sono le dichiarazioni di Tizio, Caio, Sempronio. Quindi se noi vediamo che il mercato è stabile e quindi continua a salire, noi continuiamo a seguirlo, ok? È molto importante interpretare quelle che sono le strutture di mercato. Interpretare le strutture di mercato ci aiuta proprio a capire se effettivamente ci troviamo davanti ad un'inversione oppure ad una semplice correzione. Ok?
Di certo i mercati in questo momento sono abbastanza tirati, perché se noi guardiamo, il nostro FTSE MIB, ad esempio, dai minimi di ottobre è salito di un 44%, ok? Se guardiamo la stessa cosa, facciamo la stessa cosa con il DAX, dai minimi di ottobre anche lui è salito di un 38%. Poi andremo a vedere anche gli americani. Sono saliti tanto, però il mercato ci ha anche abituato a vedere come quando il mercato sale, sale senza guardare in faccia a nessuno, senza guardare livelli e quant'altro. Quindi quello che, ripeto, vi posso che bisogna fare in questi momenti è, uno, non farsi molto influenzare da quello che dicono gli altri, monitorare quelli che sono i livelli e le strutture di mercato, va bene? Allora, buongiorno, ha spiegato bene come funzionano i mercati tedeschi e francesi. So come da lei spiegato di non confrontare i mercati con l'andamento industriale, ma in questo momento non può essere un controsenso ad avere una caduta di borsa. Ripeto, allora, bene o male ho anche risposto un pochino a questa domanda. Aggiungo che i mercati in questo momento guardano anche a quelle che saranno le decisioni di politica monetaria. Cioè, i mercati paradossalmente cosa stanno scontando? Stanno scontando una soft landing, no? Quello che abbiamo sempre iniziato a parlare, abbiamo diciamo portato in ogni webinar da inizio 2023. Questa parola, soft landing, cioè un atterraggio morbido dell'economia, che voleva racchiudere un po' la lotta contro l'inflazione senza intaccare molto l'economia, perché se io alzo i tassi di interesse, aumento quello che è il costo del debito, vado ad aggravare quelle che sono di maggiori costi le famiglie e di conseguenza l'economia, le famiglie e le imprese che si indebitano e quindi di conseguenza questo potrebbe portare l'economia poi ad un certo collasso. In questo momento così non è avvenuto e quindi le borse che prima si aspettavano una profonda recessione non c'è stata e quindi di conseguenza riprendono un po' dallo shock del rialzo dei tassi di interesse. Ora bisogna un po' vedere, bisogna un po' guardare. Perché questo? Perché dicevo che questa settimana è una settimana molto importante. È una settimana molto importante perché oltre alle decisioni delle banche centrali, vi ricordo che ci sono anche le trimestrali che sono partite. Le trimestrali americane, le trimestrali americane dove più di 150 aziende questa settimana rilasceranno i loro report, tra cui quelle più importanti. La settimana scorsa hanno rilasciato tra le più importanti Goldman Sachs, JP Morgan, Netflix e Tesla che hanno zavorrato il Nasdaq proprio perché erano usciti dei dati contrastanti dove il mercato aveva già scontato un aumento dei ricavi, ma non aveva scontato, ad esempio, di Tesla una riduzione dei margini. Potrei stare qui a parlare ore per quanto riguarda questo argomento. Non posso farlo, quindi attenzione anche a quelle che saranno le trimestrali, soprattutto quelle più importanti. Ok? Perché diciamo, è una finestra importante le trimestrali? Perché, come sappiamo, i mercati cercano di riflettere quelli che saranno gli utili, i flussi di cassa futuri delle aziende. E quindi se durante le trimestrali il CEO ci dice che si prevede un calo di quello che sono gli ordini, quello che sono gli utili nell'ultimo quadrimestre, allora
ci possiamo trovare con una borsa che scende. Viceversa, invece, se gli utili battono le stime, allora ci possiamo aspettare un mercato che sale. Detto questo, quindi l'esempio lampante è stato quello di Netflix che ha zavorrato il Nasdaq. Ha zavorrato il Nasdaq e vedete che nell'ultima settimana, se noi mettiamo un grafico anche settimanale, vedete che nell'ultima settimana ha fatto questa bruttissima candela che per gli amanti delle candele giapponese è una candela di inversione questa. È una candela di inversione. Per lo più vicino ai massimi storici. Quindi presuppone quello che potrebbe essere una correzione. Però facciamo attenzione, ok? Quindi spero di aver diciamo chiarito questo concetto che se l'economia dà dei brutti segnali, perché i mercati continuano a salire, quindi ci dobbiamo aspettare una correzione. Dipende dal mercato a cosa dà più importanza. Dà più importanza alle parole di Jerome Powell e Christine Lagarde, e quindi se loro diranno che ci sarà una pausa o sono arrivati al punto massimo di rialzo dei tassi di interesse, oppure si darà anche uno sguardo a quelle che sono effettivamente i fondamentali delle aziende che stanno, diciamo, uscendo oggi. Prima o poi i nodi arrivano al pettine, quindi se le aziende hanno sofferto in questo diciamo finestra dove c'è stato il tasso il rialzo dei tassi di interesse, allora le quotazioni potrebbero portare ad una correzione. Viceversa, in questo momento si guarda un po' più ad una resilienza da parte di queste aziende, allora i mercati possono continuare a salire. Va bene? Quindi io vi ho dato gli scenari, sta a voi adesso sapere vedere come interpretarli, va bene? Rischio di deflazione, ma allora Marisa, in questo momento il rischio di deflazione non si vede, è diciamo, è ehm, un discorso di lungo periodo, no? Perché se ad esempio adesso faccio un esempio, se adesso l'economia si raffredda e quindi l'economia da una parabola discendente inizia ad avere una parabola meno incurvata, con dei tassi di interesse che rimangono alti, allora l'inflazione potrebbe anche scendere e scendere in maniera molto vertiginosa. E lì le banche centrali devono iniziare subito ad abbattere i tassi di interesse. Ok? Però è un discorso che non possiamo fare di breve periodo e in questo webinar ci focalizziamo molto e solo su un discorso di breve periodo. Va bene? Questo è un discorso di più lungo periodo che può andare anche oltre il 2024. Allora, allora, Carmela, obbligazioni perché se sono aumentati i tassi, sono scesi Bund e BTP e Marco chiede, mi spieghi perché pubblicano delle trimestrali strepitose e poi il titolo scende, vede sia SML e Tesla per esempio. E il punto, allora, si potrebbe fare un webinar su questo, magari lo proviamo a fare. Allora, provo a rispondere prima a Carmela, poi a Marco e poi riprendiamo subito, molto velocemente. Se i tassi di, la correlazione tra prezzi e tassi di interesse è inversa, ok? Ricordiamoci sempre che
scusate, ricordiamoci sempre che tassi che aumentano, prezzi delle obbligazioni che scendono, ok? Perché? Perché i prezzi delle obbligazioni devono scontare i maggiori rendimenti. Ora, detto così, se è neofita, può darle un po' di dubbi. Però le invito a guardare anche il webinar che abbiamo fatto in precedenza dove si spiega bene cosa è il rapporto tassi-prezzi. Va bene? Quindi ricordiamoci sempre che se aumentano i tassi, i prezzi delle obbligazioni scendono. Viceversa, se scendono i tassi, aumentano i prezzi. Ok? Poi, ehm, allora, non sono così. Le trimestrali di Tesla non sono state così strepitose, ok? Cosa voglio dire? Vuol dire che sì, c'è sono stati un aumento degli utili, c'è stato un aumento dei ricavi, però su Tesla quello che diciamo ha dato un po' il via alle vendite è stata la riduzione dei margini. Ok? La riduzione dei margini. Cosa vuol dire i margini? Il margine è praticamente i ricavi meno i costi sulla singola unità che viene prodotta. Ok? Quindi se io in questo caso cosa è successo? Tesla un po' di tempo fa aveva dichiarato che avrebbe fatto scendere i prezzi delle sue automobili. Ok? Quindi da una Tesla che prima mi costava 70k, adesso mi costa 50k. Faccio un esempio. Ora, se tu fai una dichiarazione del genere, vuol dire che riesci ad abbattere anche i costi. Perché se tu vendi una macchina a 50k dai 70k che avevi, ma i costi ti rimangono uguali, ovviamente il margine di guadagno si riduce. Ok? Tutto chiaro? Marco? E questo quindi ha portato i venditori diciamo, gli azionisti a vendere. Perché? Perché non gli è piaciuto molto questa parte qua. Poi ovviamente bisogna sempre interpretare perché magari i prezzi già scontavano un aumento degli utili, ma non si aspettavano questo calo dei margini. Ok? Lo so Marco che se aumenti la produzione del 43% recuperi il calo del fatturati, però agli azionisti non gli è piaciuto così tanto. Diciamo che oggi con le quotazioni che ci sono, ogni scusa è buona per lasciare un po' andare e quindi vendere, ok? Perché anche Netflix ha avuto maggiori abbonati nonostante la politica di condivisione della password. Vi ricordate? Netflix era crollata proprio dopo questi due annunci con la condivisione della password. In realtà poi ci sono stati maggiori abbonati, però è scesa. Perché? Perché comunque i ricavi non hanno rispettato molto le aspettative. Quindi ogni scusa ormai è buona per portare giù, va bene? Esatto, esatto, Maurizio. Bene, allora andiamo al Nasdaq. Scusate, ma devo un pochino correre. Ecco, il Nasdaq, come vi dicevo, Nasdaq è arrivato su una zona molto importante, mettiamolo su un grafico giornaliero, molto importante, che riguarda appunto quasi una zona di distribuzione che c'era prima, ok? Quindi rispondo anche alla domanda, come faccio a capire se è una zona di riaccumulazione o di distribuzione? Purtroppo lo si vede un pochino dopo, lo si vede un pochino dopo proprio perché il mercato dopo aver lateralizzato è sceso, quindi è stata una zona di distribuzione qui, va bene? Vedete?
mercato che è sceso, era sceso, era sceso e adesso è ritornata in questa zona dove prima aveva distribuito. Quindi attenzione perché è una zona di resistenza. È una zona di resistenza. Quindi, guardando un po' la struttura che ha il mercato, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che nel breve periodo la zona alla quale dobbiamo fare attenzione, quindi il minimo importante da fare attenzione, è intorno a 14.880 punti. Qualora il mercato dovesse scendere sotto i 14.880 punti, allora la struttura di breve termine potrebbe essere a ribasso di breve termine, ok? Invece da controllare, anche se è un po' distante, ma noi ce lo segniamo, questa fase di riaccumulazione, e quindi rispondo anche alla domanda come si distingue la fase di riaccumulazione. Vedete che dopo una fase di rialzo, fase laterale e il mercato che ritorna a salire, quindi fase di riaccumulazione. Qui il mercato ha rotto nuovamente i massimi e quindi possiamo interpretare questa come fase di riaccumulazione. Va bene? Quindi di breve, ripeto, 14.888 punti, di medio-lungo periodo i 13.000 punti, ma in questo momento siamo molto ma molto distanti. Va bene? Qualora invece dovesse continuare a salire, attenzione all'area che ci andiamo a segnare 16.700 punti. Ok? 16.700 punti. Questo per quanto riguarda il Nasdaq. Il Nasdaq che, riprendendo un po' il discorso che abbiamo fatto prima sugli altri mercati, è salito di più del 50% dai minimi. Dai minimi. Lo Standard & Poor's 500 invece si trova anche lui in una zona dove era iniziato il tutto, cioè in una zona dove prima c'era stata una fase di distribuzione. E vediamo che in base a quello che avevamo disegnato l'ultima volta, vedete che ha rispettato anche questo canale rialzista con questa fase di accelerazione. Ok? Se non sbaglio, eravamo, diciamo, qui nell'ultimo webinar che avevamo fatto, sì, il 6 luglio, 6 e 7 luglio, ora non ricordo bene, però erano i primi di luglio. Vedete che è ritornato giù, ha fatto una zona è ritornato su questa media mobile a 20 giorni e poi è ritornato su dove c'è questo estremo di questo canale di accelerazione che c'è stato. Canale di accelerazione è un canale interno ad un canale molto più grande dove il mercato accelera. Vedete che c'è stata proprio una salita molto forte. Solitamente questa è onda 3 per chi fa Elliott, per chi studia Elliott. Quindi ci possiamo aspettare che il mercato possa continuare ad avere ancora margini di salita. Sta di fatto che questo minimo intorno a 4.410 punti, qualora dovesse essere rotto insieme ai 4.350 punti, allora le cose sul breve periodo potrebbero cambiare, però siamo un po' distanti, quindi aspetterei un po' di settimane. Un mercato del prima che faccia una correzione e quindi cerco di rispondere e dare ulteriori elementi per valutare quando un mercato può crollare o può scendere. Un mercato fortemente rialzista come un mercato fortemente ribassista, lo vediamo nella storia che c'è stata,
non inverte immediatamente, ma ha bisogno di pattern di inversione. Qui c'è stata un'eccezione, ma come vedete, quando c'è stato qua un mercato rialzista, vedete che ha fatto prima una fase di lateralità prima di scendere. E quindi, ripeto, quando ci troviamo su mercati fortemente direzionali, bisogna avere un po' di fase di lateralità prima che inizino ad avere una direzione opposta. Va bene? Quindi non ci possiamo aspettare che il mercato faccia subito questo, a meno che non succeda qualcosa come shock dove c'è qualche ulteriore guerra in atto oppure con un fallimento importantissimo. Ma prima il mercato ha bisogno di stabilizzarsi e poi prendere una decisione, va bene? Cosa che più o meno gli europei stanno già facendo rispetto agli americani, ok? Quindi ricordiamoci, prima una fase di lateralità. Il Dow Jones invece, un po' più ritardatario rispetto agli altri mercati, vediamo che il Dow Jones ha rotto questa resistenza che si portava avanti dal dicembre 2022, quindi una resistenza molto importante per quanto riguarda il Dow Jones. Ha rotto questa resistenza, quindi la struttura di mercato continua ad essere rialzista. Attenzione sul lungo periodo perché qui ci troviamo qui sopra, intorno all'area 36.500 punti, ci potrebbe essere un'area di resistenza. Quindi il mercato potrebbe fare questo movimento qua e poi andare a rivedere l'area di resistenza. Attenzione all'area dei 34.000 punti, perché l'area dei 34.000 punti, qualora dovesse essere rotta, allora potrebbe portare il mercato a rivedere l'area dei 33.000 punti, che se rotta farebbe cambiare proprio la struttura di mercato. Va bene? Tutto chiaro? Guardate anche il Russell 2000, le small cap. Tra le small cap, diciamo che se noi guardiamo, anzi, vi faccio vedere meglio questo, small cap che qui c'è altro storico, però come possiamo vedere, small cap che fase di lateralità di più lungo periodo che inizia da luglio 2022, quindi circa un anno fa, un anno di lateralità. Un anno di lateralità, se rompe uno dei due estremi, porta ad una direzione, ehm, ad una situazione di direzionalità molto alta. Va bene? Ok? Quindi anche per il Russell 2000, attenzione ai 2000 punti e ai 1635 punti. Detto questo, andiamo anche sul Forex. Perché sul Forex? Perché dopo la settimana, con questa settimana, l'euro-dollaro può continuare ancora a muoversi. Vediamo come il dollaro è ritornato sui minimi dell'ultimo anno. Ok? Vedete che ricordate addirittura che eravamo andati al di sotto della parità e in questo momento dicevamo che ormai ci dovevamo abituare ad un dollaro forte, ad un euro debole. In realtà poi il mercato ha ricominciato a salire, complice un po' ehm, complice un po' le diverse, non diverse, però il periodo, ecco, il periodo diverso di politiche monetarie, perché da una parte l'America potrebbe essere arrivata al suo picco di rialzo dei tassi di interesse. Lo staremo a vedere mercoledì con le parole di Jerome Powell.
e quindi ci possiamo aspettare una stabilizzazione dei tassi di interesse. Dall'altra parte un po' un'Europa che potrebbe ancora continuare ad aumentare i tassi di interesse, quindi il differenziale dei tassi ridursi. Ecco che l'euro potrebbe continuare ancora a salire. Attenzione però perché ci troviamo anche ehm, con un treasury americano a 10 anni che rende il 5,25, scusate, con un 2 anni, con un treasury con scadenza a 2 anni che rende il 5,25%, quindi questi rendimenti potrebbero aiutare il dollaro a rimanere stabile. Guardandolo tecnicamente, vediamo come questa struttura rialzista, vediamo meglio su un giorno, vedete, scusate, sono andato sull'ora, vedete come i dati sul PMI hanno influito sull'euro? Questa, diciamo, è una candela molto importante, però se noi guardiamo a livello giornaliero, vediamo che a livello giornaliero il mercato ha fatto una fase di lateralità che è durata da febbraio 2023 fino ad ora, poi ha rotto definitivamente questa parte qui, che è questa resistenza qui. Il mercato è salito e adesso sta cercando una nuova stazione per compratori, di compratori. Nuova stazione di compratori che potrebbe configurarsi intorno di nuovo l'area 1,08. Se rotta l'area degli 1,08, allora attenzione all'area degli 1,05. Se rompe l'area degli 1,05, allora il mercato cambierebbe la sua struttura anche sul medio-lungo periodo. Però le probabilità che, ripeto, sono un po', diciamo, sono un po' basse, proprio perché il differenziale dei tassi potrebbe andare in questo momento a favore dell'euro. Questo per quanto riguarda l'euro-dollaro. Andiamo a vedere in ultima analisi anche i future sulle obbligazioni, sulle materie prime. Vediamo il crude oil. Crude oil che si è allontanato tantissimo dai minimi intorno ai $67, vedete che si è riavvicinato verso la parte alta. Se noi guardiamo comunque il mercato è in una fase di lateralità. Da una parte, ripeto, c'è la Cina che stenta a ripartire. Sappiamo che la Cina è il primo importatore di combustibili fossili, quindi di petrolio. Però dall'altra parte c'è l'OPEC Plus che continua a monitorare costantemente il continua a monitorare costantemente il prezzo del petrolio e quindi potrebbe cambiare anche la produzione, quindi diminuire la produzione per far aumentare il prezzo del petrolio. Facciamo attenzione perché questa fase di lateralità è, come sapete, è fonte poi è propedeutica ad una fase direzionale, ok? E se ritorna il petrolio sopra i $100, sappiamo benissimo quali sono le conseguenze sull'inflazione. Volevo farvi notare che la stessa cosa c'è anche sul gas che dopo i picchi estremi è ritornato giù ed è in una fase di lateralità. Attenzione anche al gas. E infine anche l'oro sul mini gold. L'oro che ritorna vicino all'area dei $2000 e in una fase di discesa, ma come se fosse una discesa controllata. La rottura dei $2000 potrebbe far riportare le quotazioni intorno all'area $2100. La rottura dei 1009 invece potrebbe far continuare questa discesa fino a area $1800. Va bene? Tutto chiaro?
Ora, se ci sono altre domande, altrimenti riepiloghiamo un po' quello che sono le... Allora, qua intanto vi faccio allora, gli eventi della settimana. Allora, eventi della settimana. La prima a parlare sarà la Fed, ok? Ah, vi faccio vedere, no, purtroppo, vabbè, ve lo faccio vedere dopo. La Fed che parlerà mercoledì intorno alla consueta ora delle 20:30, ora italiana, ok? Poi ci sarà BCE giovedì 14:30, quindi segnatevelo nell'agenda. E poi giovedì sempre ci saranno le trimestrali di Microsoft e Google, quindi Alphabet. Quindi vedete che sarà una settimana densa di appuntamenti. Va bene? Quindi rispondendo anche alla domanda quali sono le trimestrali più importanti di questa settimana, ve l'ho riportato qua, sono queste. Ok? Bene, signori, allora, vedo che non ci sono domande. Bene, siamo giunti alla conclusione di questo webinar. Io vi ricordo che a breve uscirà anche la parte di... A breve uscirà la parte di settembre, quindi dove, ripeto, ci saranno un po' di novità, tra cui, ripeto, questo tipologia di webinar che riprenderà una volta alla settimana. Durante le vacanze potete rivedere tutti i nostri webinar nella nostra pagina di Webinar on Demand, quindi rivedere un po' anche determinati argomenti che abbiamo affrontato che fa sempre bene andare a riguardare e poi vi invito ovviamente a guardare la nostra pagina di formazione Fineco. Durante le vacanze, come sempre, io vi auguro di sospendere definitivamente le vostre attività, di prendervi una bella pausa che fa sempre bene al nostro corpo e alla nostra mente per rigenerarsi e per ritornare poi ovviamente più attivi più che mai con i nostri webinar e i nostri corsi. Va bene? Quindi non mi resta altro che augurarvi un buon inizio di settimana, una buona giornata, una buona vacanza, divertitevi, rilassatevi, ma soprattutto buon trading a tutti. Arrivederci.